Partiamo subito con una domanda che, ammettiamolo, ci siamo fatti tutti almeno una volta. Perché i politici spendono male? In questo approfondimento andiamo a scavare dentro un recente e affascinante paper accademico che ribalta completamente quello che crediamo di sapere sul debito pubblico e sulle riforme economiche. Non è solo questione di incompetenza o disattenzione, anzi, come scopriremo a breve, è tutta una complessa, spietata questione di incentivi. È incredibilmente frustrante, vero? Vediamo continuamente governi che non riescono a far passare riforme a lungo termine, che oggettivamente farebbero un gran bene a tutti. Pensiamo, non so, a modernizzare davvero la rete elettrica o a sistemare la scuola pubblica una volta per tutte. E questo ci porta al grande interrogativo alla base di tutto. Ma per quale assurdo motivo le politiche più logiche, razionali ed efficienti fanno una fatica immensa a diventare realtà? Per capirci qualcosa e unire i puntini, in questa analisi faremo un vero e proprio viaggio. Partiremo dal grande dilemma delle riforme, analizzeremo la matematica del consenso, l'inaspettato ruolo del debito, la natura dei beni pubblici, il paradosso dei limiti fiscali, per poi chiudere con le prove dei dati reali. Allora, partiamo dal primo punto. Il dilemma delle riforme, o meglio, perché essere efficienti in politica da solo non basta quasi mai. Immaginate di essere un decisore politico. Vi trovate in una tensione costante, una vera e propria fune tirata da due parti opposte. Da un lato avete l'urgenza di fare la cosiddetta spesa mirata, cioè usare i soldi pubblici oggi per distribuire favori e prendervi voti subito. Dall'altro sapete che servirebbero riforme efficienti, enormi investimenti per il futuro del paese. Il problema? I benefici di queste belle riforme arriveranno chissà quando, con molta probabilità quando le prossime elezioni saranno già un lontano ricordo. E qui scivoliamo direttamente al secondo punto. Per capire perché i favoritismi spesso stravincono, dobbiamo fare i conti con la spietata matematica del consenso elettorale. Per decodificare questa aritmetica c'è una parola chiave, quasi magica, che dobbiamo assolutamente tenere a mente: frazionabilità. In gergo tecnico significa letteralmente la capacità di un politico di prendere risorse pubbliche e puntarle con il laser verso gruppi di elettori ultraspecifici. Un sussidio per una singola e ben definita categoria professionale è altamente frazionabile. Una legge che migliora un po' la vita di tutti? Per niente. Ed è proprio questa precisione chirurgica il vero motore per comprarsi il consenso e vincere alle urne. Quindi l'inghippo è proprio questo. Finanziare una riforma strutturale, enorme e utile a tutti, svuota letteralmente il portafoglio del politico. Gli toglie le risorse immediate di cui ha un disperato bisogno per mirare ai suoi elettori chiave e sopravvivere politicamente oggi. Insomma, si ritrova intrappolato in un incubo: fare la cosa giusta per il paese o garantirsi la rielezione. Ma tenetevi forte, perché qui arriviamo al terzo punto e alla scoperta forse più inaspettata dell'intera ricerca: il vero, utilissimo ruolo del debito pubblico. L'analisi accademica ci mette davanti a quello che chiamano un trade-off intertemporale. Tradotto in modo più colloquiale, il debito pubblico funziona praticamente come una macchina del tempo. Tirando la ricchezza dal futuro al presente, il debito diventa lo strumento esatto che permette ai politici di equilibrare la bilancia. Finanziano le riforme giuste per domani, ma senza rinunciare ai soldini per i favori elettorali di oggi. Il meccanismo è di un'eleganza assoluta, quasi teatrale, e si consuma in 3 passaggi. 1. Fai debito oggi, incassando capitali freschi. 2. Usi questi soldi presi in prestito per pagare l'ostacolo iniziale, cioè la riforma a lungo termine. 3. Così facendo, le casse statali vere e proprie restano intatte. Hai ancora una marea di risorse per la tua spesa mirata elettorale e voilà, la rielezione in tasca. Passiamo al quarto punto. Tutto questo fantastico trucchetto però ha un tallone d'Achille. Dipende interamente dal tipo di riforma che si vuole fare. Eh sì, perché non tutti i benefici sono uguali. Una riforma può creare benefici privati, che sono come i pezzi di una torta. Li puoi tagliare e distribuire in modo mirato ai tuoi amici elettori, oppure può creare beni pubblici puri, come una giustizia che funziona meglio per tutti o un'aria più pulita. Questi non puoi escluderli a nessuno. Il problema enorme per un politico è che un bene pubblico puro non serve assolutamente a nulla per comprare voti in modo selettivo. E questo genera un effetto altalena a dir poco surreale. Pensateci, se una riforma fa bene indistintamente a tutti, il politico perde totalmente la sua arma più preziosa, la frazionabilità.
Come lo convince allora a firmarla? Semplice, aprendo ancora di più i rubinetti. Maggiore è il bene pubblico che si crea, maggiore sarà la montagna di debito di cui il politico avrà bisogno per convincersi ad accettare quello svantaggio elettorale a breve termine. Il che ci porta al quinto punto. E credetemi, qui entra in gioco un vero e proprio pugno nello stomaco, il paradosso dei limiti costituzionali al debito. Lo studio confronta due mondi paralleli. Da una parte i limiti flessibili, dove il debito si valuta con calma, in media nel corso degli anni. Dall'altra i limiti rigidi, applicati con la scure, anno su anno. Bene, entrambi riducono la possibilità di fare riforme, ma i limiti rigidi si rivelano devastanti. Finiscono per bloccare indiscriminatamente tutto, sia gli sprechi inutili che gli investimenti pubblici di cui avremmo disperatamente bisogno. I dati matematici parlano in modo inequivocabile. All'aumentare della severità di una regola fiscale rigida, la probabilità di vedere approvata una buona riforma crolla letteralmente a picco. E l'effetto collaterale? Senza questi investimenti strutturali, l'ineguaglianza economica misurata dal famoso coefficiente di Gini schizza in alto. In sintesi estrema, regole troppo dure portano a zero riforme e a una società incredibilmente più diseguale. Ed eccoci al sesto e ultimo passaggio. Perché, badate bene, non stiamo parlando solo di simpatici modelli matematici da lavagna. La realtà conferma tutto. Spulciando l'evidenza empirica di decine di paesi OCSE dal 1995 al 2019, la prova è schiacciante. Quando un sistema dà ai politici una maggiore capacità di debito, si avviano costantemente più investimenti pubblici strutturali a lungo termine e ovviamente aumentano in parallelo anche i favoritismi mirati. Ma se stringe la cinghia con limiti troppo rigidi, l'intero motore si spegne e non si fa né l'uno né l'altro. C'è un raffronto su tutti che fa davvero impressione. Pensate all'Eurozona, dove i Paesi membri devono destreggiarsi con quel famigerato e rigidissimo tetto del 60% del rapporto debito-PIL. Confrontandoli con i Paesi fuori dall'area euro, la dispersione dei dati mostra un baratro. Chi vive sotto questi limiti ferrei registra una probabilità drammaticamente inferiore di effettuare grandi investimenti pubblici rispetto a chi ha una sana flessibilità fiscale. Insomma, regole fiscali troppo severe si trasformano letteralmente in una gabbia istituzionale. Tolgono accidentalmente di mano ai politici l'unica leva finanziaria che hanno per trovare un compromesso accettabile. Senza la valvola di sfogo del debito, il costo in termini di voti per fare una riforma utile diventa proibitivo e così l'intero paese è condannato all'immobilismo più totale. E qui il cerchio si chiude, lasciandoci con una provocazione bella grossa. Abbiamo appena visto come il debito, spesso dipinto come il male assoluto, sia in realtà lo strumento vitale per negoziare il progresso in una democrazia moderna. La vera domanda allora è questa: è possibile che proprio le regole sul rigore fiscale, nate teoricamente per proteggere la nostra economia, stiano in realtà bloccando i politici dall'investire nel nostro futuro? Pensateci, è un interrogativo che rischia davvero di ribaltare del tutto la nostra visione della spesa pubblica.